Già, finirà tutto a tarallucci e vino, ma c'è una certezza, ovvero che quel vino sarà sicuramente un vin santo. Qualcuno potrebbe pensare che questo vino sia tipico solamente della zona toscana. In realtà il vin santo è una tipologia diffusa in gran parte d'Italia. Oltre al celebre vin santo del Chianti, viaggiando nel bel paese, da nord a sud, si incontra il Nosiola del Trentino e il Gambellara DOC in Veneto. Il Nosiola è una vera eccezione nel panorama trentino, proprio perché non è tipica di questa zona la produzione di vino santo ed è quello che più degli altri equilibra un sapore dolce a una buona acidità. Dal Gambellara invece nascono diversi vini, ma tutti bianchi e di altissima qualità. Ci sono anche delle eccellenti interpretazioni in altre regioni, come ad esempio l'Emilia-Romagna. È nel centro Italia, tuttavia, che il vin santo trova la sua massima espressione. In Umbria si chiama Sperello e le uve Trebbiano e Malvasia, coltivate al confine con la Toscana, servono sia per produrre i vin santi toscani sia quelli dell'Alta Valle del Tevere. Se nella produzione del vin santo cade anche qualche chicco di Sangiovese, il vino prenderà il nome specifico di vin santo occhio di pernice. Tutti i vin santi, ad eccezione dell'occhio di pernice, hanno un colore che può spaziare dal giallo paglierino all'ambrato intenso. L'occhio di pernice invece assume un colore rosa, più o meno intenso, dovuto al differente tipo di uva usata. In entrambi i casi però il gusto è dolce, morbido e vellutato. Ma sono veramente santi questi vini? Non c'è alcuna certezza storica sull'origine del nome vin santo, ma ci sono alcune leggende che affondano le loro radici nel territorio italiano e nei sentimenti di religiosità a cui è indissolubilmente legata questa bevanda. Si narra che verso la metà del 1300 un francescano usasse curare i malati di peste con il vino utilizzato durante la celebrazione della messa dai suoi confratelli. Le guarigioni di alcuni degli appestati quindi fecero credere che il frate usasse un vino santo. Un'altra versione racconta invece che durante una visita dei vescovi greci in Italia, questi assaggiarono il vino passito, affermando che assomigliasse al vino di Xanthos. I vescovi italiani che si trovavano al loro cospetto, ascoltando colloquiare i greci tra di loro in una lingua sconosciuta e per assonanza con la parola Xanthos chiamarono poi il vino passito santo. Un'altra teoria più pratica e meno fantasiosa vuole che il vin santo si bevesse principalmente durante la settimana santa di Pasqua. Ma qui chiedo anche voi quali sono le vostre conoscenze delle leggende legate al vin santo. Se avete fatto attenzione, all'inizio ho parlato di vino santo del Trentino e non a caso. Scrivere o pronunciare la vocale O di vino dipende dalle denominazioni distinte. In linea generale, il vino santo con la O è quello prodotto più a nord in alcuni comuni della provincia di Trento e infatti rientra tra le tipologie di vini della DOC Trentino. Il vin santo, senza la O, invece, è quello prodotto in altre aree del nostro paese. Le più celebri sono senza dubbio quelle toscane. Nell'ampio panorama del vin santo toscano ci sono 4 famose denominazioni: vin santo del Chianti DOC, vin santo del Chianti classico DOC, vin santo di Montepulciano DOC e vin santo di Carmignano DOC. E volendo ci sarebbero anche delle distinzioni tra vin santo e vin santo scritto tutto attaccato. Ma il fattore comune che caratterizza questi vini è il gusto dolce che li ha fatti apprezzare sulla tavola sin dall'antichità, come suggeriscono le leggende che cercano di spiegare la loro origine. E questa dolcezza deriva dal fatto che si tratti di vini passiti, ottenuti con procedimenti di appassimento delle uve, che causano una concentrazione di zucchero negli acini più elevata rispetto ai vini tradizionali, ma di questo abbiamo già parlato. Il consumo del vin santo è ammesso nel terzo anno successivo alla produzione dell'uva utilizzata per una determinata bottiglia. Il vin santo è dolce, leggero, aromatico, quindi adatto come vino da meditazione o in alcuni casi da abbinare anche con formaggi stagionati o erborinati, ma soprattutto è l'ideale per concludere la fine del pasto accanto ai tarallucci o ai biscotti alle mandorle, seguendo il suggerimento del proverbio che non smentisce mai la saggezza popolare.